Pier Giorgio Di Freddi, lo conoscete, è un matematico, è un saggista, soprattutto è persona razionale, ossia che ragiona sulle cose che dice. Non va molto... Temevo razzista, perché no, comincia con razza. Cioè ragiona sulle cose che dice. Oggi non va molto di moda, magari, però resistere. Allora, il suo libro bellissimo, finito di leggerlo oggi, C'è del marcio in Occidente, è un'analisi ad ampio spettro sulle nostre colpe. Noi siamo molto bravi a dare le colpe agli altri, a ritenerci sempre dalla parte del giusto e della ragione. Quando invadiamo noi un paese sovrano lo facciamo per esportare la democrazia, quando fanno gli altri non va bene. Questo è un piccolo esempio di tante cose. È un libro di denuncia contro la società moderna, la società che, mi verrebbe da dire, è nata con la rivoluzione industriale e che si è sviluppata con due idee antitetiche: il socialismo, che è naufragato ed è finito, e il capitalismo, che sembrava avere vinto dopo il 1989. Però questa vittoria si sta dimostrando nei fatti, che Pier Giorgio elenca perfettamente nel libro, la vittoria di Pirro, perché poi ci rendiamo conto che noi stiamo vivendo in una società che sta sprofondando completamente sui suoi basamenti. Non si regge più una società dove 20 persone posseggono il patrimonio di 4 miliardi di persone. Non si regge più una società dove gli animali sono tenuti in campi di concentramento per produrre carne nostra, per noi carne che fa schifo. Non si sostiene più un mondo dove l'ambiente è vilipeso in ogni istante, inquinato, deturpato, in un mondo dove ci sono ancora guerre di trincea, con dei ragazzi di 18 anni in una buca ad aspettare che tiri sulla testa un altro di 18 anni con la buca per sparargli. Non è più sostenibile così. Lo Stato sociale in disgregazione, e aumentano le spese per le armi, ancora le armi nel terzo millennio. Allora, la prima domanda: c'è del marcio in Occidente, ma leggendo il tuo libro l'Occidente è solo marcio? Beh, no, direi di no, anzi il tentativo era di fare soltanto quello che c'è scritto nel titolo, cioè c'è del marcio in Occidente, che non significa c'è solo del marcio in Occidente, o come a volte poi qualcuno invece risponde, no, c'è del marcio solo in Occidente. Cioè, ovviamente che molte nazioni, molte civiltà e società, no, hanno la loro parte di marcio, ma appunto il problema è che noi ci interessiamo sempre del marcio degli altri, no? E spesso non guardi, quasi sempre, non guardiamo al marcio nostro, no? E poi soprattutto certamente l'Occidente, ma credo tutte le società, non c'è solo marcio. Il problema è che comunque il nostro marcio, no, è parecchio. E tra l'altro io lo farei partire anche prima della data così simbolica che hai scelto tu, cioè quello della rivoluzione industriale, perché quello ovviamente è l'ultimo periodo, quello che ci ha fatto diventare così tecnologicamente avanzati. Ma prima ci sono stati secoli di imperialismo. Ora è vero che tutti gli stati hanno sempre invaso i propri vicini, no? Anche nei condomini succede, no? Nel piccolo e nel grande, no? Si bisticcia con quelli che stanno vicini a noi. Però nessuno l'ha mai fatto con un'intensità e un'estensione come l'abbiamo fatto noi. Agli inizi non eravamo uniti, no? Non c'era l'Europa, non c'era la Nato, però eravamo noi come stati individuali. Se uno pensa a quello che hanno fatto il Portogallo e la Spagna a partire dal 400, quindi sono 6 secoli che... E il Portogallo e la Spagna a un certo punto hanno fatto un patto, era la fine del 400, che era l'analogo del patto di Yalta. Dice noi ci spartiamo il mondo, cioè, è una bella idea, no? Cioè, il Portogallo ha deciso di prendersi l'Africa, le coste dell'Africa e quello che ne conseguiva, la Spagna di andare nelle Americhe, anche se poi ovviamente bisticciavano, poi sono venuti gli inglesi e i francesi soprattutto, no? E anche noi. Poi noi pensiamo che le nostre colonie siano una cosa semplicemente che ha voluto Mussolini e che quindi una volta che il fascismo è finito, no, ce lo siamo tolti così. No? E la cosa interessante è che le prime colonie abbiamo cominciato ad averle 1890, quando Mussolini, adesso non so bene quando sia nato, no, ma bisogna chiederlo a Scurati, o guardare su internet, no, o aver studiato storia. Però l'ultima colonia, no, l'abbiamo persa, questo a volte fa anche un po' impressione, nel 1960. Cioè 15 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, perché l'ONU aveva dato alle potenze coloniali ancora la giurisdizione sugli stati che erano stati coloniali.
Ora, il colonialismo è la base in realtà economica della nostra ricchezza. Tra l'altro, tu dicevi giustamente quelle cifre che fanno impressione, 20 persone al mondo, i rapporti Oxfam ogni anno ce le fanno vedere, cambiano leggermente, 20 persone al mondo che hanno tanto quanto metà della popolazione, quella povera ovviamente, 4 miliardi. Però se uno guarda a noi dell'Occidente che facciamo parte praticamente del 10% della popolazione mondiale, no? In quel 10% c'è anche una parte che appartiene ad altre zone del pianeta, però noi ci siamo tutti dentro, no? E il 10% in realtà ha il 90% delle ricchezze del pianeta. E allora questo comincia a spiegare perché ci siano guerre, perché ci siano rivolte contro l'Occidente, perché siamo così odiati in giro per il mondo e perché se noi 10% abbiamo il 90%, poi non è difficile fare i conti, no? Il 90% c'ha solo il 10%, abbiamo 9 volte in più degli altri. E questa è una distribuzione iniqua, no? Che noi non siamo disposti però a lasciar perdere. Quindi le guerre le facciamo, poi magari possiamo anche essere pacifisti, no, nell'animo, però i veri pacifisti sono quelli che dicono io sono contrario alle guerre e dunque devo cambiare il mio modo di vivere. Per esempio, tu citavi la carne, no? La carne è uno dei grandi problemi, no, dell'umanità, soprattutto quando la si consuma in quantità come la facciamo noi e non parliamo degli Stati Uniti. No? Tutti i motivi vanno contro il mangiare carne, no? Perché fa male alla salute ovviamente, no? Cancro all'intestino, no? E così via. Noi abbiamo un intestino lungo da vegetariani, no? Più che da carnivori. No? Poi ovviamente la produzione della carne è una cosa tremenda, no? Perché richiede grandi coltivazioni. Il 90% delle coltivazioni mondiali è dedicata a fare mangimi per gli animali. No? E allora Senza uno parlare capisce. E dell'inquinamento, poi del l'inquinamento consumo dell'acqua. atmosferico, no? Il metano che arriva Ma tu non dal. credi che Cioè, è tremendo. No? quando l'umanità aveva necessità di proteine animali, nell'inconsapevolezza che poteva farne a meno, era 1 miliardo. Poi sono diventati 8 miliardi. Se tutti vogliono la proteina animale, si arriva lì a... E poi, tra l'altro, la popolazione è un'altra delle cose, no, che in realtà stanno alla base, no, dei problemi dell'umanità. Cioè siamo ormai 8 miliardi, la popolazione continuerà a salire fin verso, queste sono le proiezioni, fin verso metà del secolo, poi discende in maniera naturale, quindi sembra che alla fine del secolo dovrebbe arrivare a 7 miliardi e mezzo, anche se non si prendono misure. Però se si prendessero misure si potrebbero, dipende da quanto drastiche potrebbero essere, potremmo farle scendere fino a 5 miliardi addirittura, 5 miliardi, 6 miliardi e allora cambierebbe molto. No? Invece si fanno le politiche di natalità, il nostro governo attuale, no? Dice queste cose, no? I premi per le famiglie che sembra di essere tornati indietro di un secolo, giustamente quelli che stanno al governo oggi a quello si ispirano, no? Però si poteva immaginare, no, o sperare che le cose sarebbero andate diversamente. Senti, parliamo di guerra perché è purtroppo un tema che dobbiamo affrontare da qualche anno ed è all'ordine del giorno, adesso poi è un momento particolarmente drammatico. Partiamo dall'Ucraina. Se uno ha letto 2 libri di storia, capisce cosa sono le escalation, ossia sono delle scommesse fallite di qualcuno che dice quell'altro non farà quella cosa lì. Pensiamo alla prima guerra mondiale, no? Francesco Ferdinando, l'arciduca erede al trono dell'impero d'Austria, viene ucciso a Sarajevo, l'Austria vuole punire la Serbia, ma la Russia non interverrà. E la Russia dice ma la Germania, e si va così e alla fine scoppia la catastrofe, la seconda guerra mondiale. Gli spostamenti, le alleanze e non alleanze di Hitler e tutti a dire ma non potrà accadere questa cosa. Cosa ci insegnano queste due, le ultime due, e quali sono i segnali che ci sono adesso? Perché mi sembra che si stia andando avanti, non dico con leggerezza perché non vengono fatte con leggerezza, ma magari vengono fatte con criterio, ma si sta andando avanti passi veloci verso quel punto di non ritorno. Non credo che abbiano insegnato molto, appunto, perché se uno continua a ripetere gli stessi errori, non vuol dire che non ha imparato
dal passato. D'altra parte c'è anche dietro, soprattutto oggi, molto più che una volta, tipo per esempio un secolo fa, quando è cominciata la prima guerra mondiale, ci sono dietro addirittura, questa è una cosa che magari pochi sanno e mi piace anche dirla perché in parte fa parte del mio lavoro, non che io ci lavori, no? Ma come matematico, no? Ormai ci sono teorie dietro, in particolare quella che si chiama la teoria dei giochi, che nonostante il nome così ludico, che uno pensa, "No, mi insegna come vincere a scacchi o come vincere alle carte", si interessano di quali sono i comportamenti razionali. Questa è la cosa interessante, i comportamenti razionali nelle situazioni di conflitto in cui ci sono due o più contendenti, no? E sono decenni ormai che, anzitutto, i teorici dei giochi hanno cominciato dagli anni 90 a prendere premi Nobel per l'economia, perché ovviamente queste cose si applicano non soltanto agli eventi bellici, ma anche a quelli economici, no? Magari industrie o stati che devono fare politiche economiche, devono più o meno e la guerra sotto altri paludamenti, no? E però appunto molti hanno preso il premio Nobel, ricorderà il primo che ha vinto in questo campo, che si chiama John Nash, lo ricorderà perché il film Beautiful Mind, che raccontava la sua vita, raccontava in realtà i problemi, no, che lui aveva avuto durante la sua vita, meno di quello che aveva fatto. E beh, comunque dagli anni 60 in avanti, per esempio il presidente degli Stati Uniti ha un team di teorici dei giochi che gli presentano le alternative dei comportamenti razionali, no? E spesso la cosa interessante è che ci sono delle situazioni belliche o diciamo così, no, ludiche, in cui i comportamenti razionali non sono le cose più sensate che uno deve fare. Un conto è la razionalità, no? E un conto è la ragionevolezza. Faccio un esempio, no? Tanto per farci capire, altrimenti no? Il famoso dilemma del prigioniero, che quando è stato formulato aveva appunto a che fare con quello che dovrebbero fare i prigionieri quando vengono interrogati dai poliziotti, no? Se tradirsi oppure non tradirsi. Ma è molto più facile capirlo in termini di questioni legate alla compravendita. Vi ricordate che anni fa c'era la vendita o compravendita per corrispondenza, per esempio, no? Oggi anche c'è, ma è cambiato un po' le cose e non si può più fare quello che sto per dire, no? La vendita per corrispondenza era una cosa interessante perché uno vendeva, no? E l'altro pagava e tutti andavano avanti, no? Fidandosi di quello che l'altro avrebbe fatto. Però dal punto di vista razionale, uno che vende un prodotto, no? E lo deve spedire, no? A chi lo vuole comprare, come ragiona? Dice, ma io ho di fronte due possibilità, no? Io mando il prodotto, no? E poi quell'altro può pagare o non pagare, no? Però a me conviene di sicuro non mandare il prodotto, perché se quello non mi paga sarei un fesso, no? A mandargli il prodotto e ci perdo. Ma se quello mi paga, allora mi va molto meglio, io non gli mando il prodotto e ci guadagno, no? Quindi dal punto di vista del venditore conviene, è razionale non mandare la merce. E dal punto di vista del compratore la cosa è simmetrica, è razionale non pagare, perché se quell'altro poi non mi paga, non mi manda la merce, io ho pagato invano, no, e ci ho perso i soldi, ma se lui me la manda e io non lo pago, lo frego. Risultato, la vendita per corrispondenza non si può fare perché il comportamento razionale è che chi vende non manda la merce e che chi compra non manda i soldi e la cosa finisce lì, no? Ed è un dilemma proprio perché è un paradosso, no, di questa teoria dei giochi, che purtroppo poi si ripete anche, si ripropone in situazioni molto meno così ludiche, no, o semplici come quella lì. E quindi la razionalità a volte ci fa fare delle cose che non dovremmo fare e questo è un po' il rischio, no? Quindi si fanno tutti questi calcoli, si fanno le previsioni, dice lui farà così, io farò cosà, no? Eccetera. E poi però spesso si corre verso il precipizio, come nel film di James Dean, vi ricordate, no? Gioventù bruciata, in cui il gioco era vince chi salta giù per ultimo, però bisogna sperare che l'altro non continui ad andare avanti perché altrimenti il rischio è che finiamo tutti e due giù nel precipizio. Tra l'altro questo è un altro esempio che si fa spesso nella teoria dei giochi ed era molto usato negli anni 60 quando c'era la crisi di Cuba, in cui tutti e due andavano appunto, no, in quella direzione. Oggi si sta facendo la stessa cosa, perché si continua a provocare da una parte e dall'altra, soprattutto secondo me dalla nostra, perché siamo noi che stiamo continuando a fare escalation. Però là ad un tratto più che alzarono la cornetta e si telefonarono. tra l'altro è successo poi quello.
E tra l'altro nella crisi del 62 è interessante perché quello che si è comportato in maniera razionale è stato Kennedy, perché non è tornato indietro e Khrushchev in qualche modo ha ceduto. Però è a Khrushchev che dobbiamo dire grazie, perché se non avessero, se lui non fosse tornato indietro, lui ci perse tra l'altro il potere poi in Unione Sovietica, perché l'anno dopo fu destituito, arrivò Brezhnev e ci furono poi 15 anni di stagnazione, no? Però appunto, no, è stato lui a fare quello che il mondo dovrebbe appunto, di cui il mondo dovrebbe essergli grato. Tra l'altro McNamara, che era il segretario di Stato di Kennedy prima e di Johnson poi, tra l'altro era uno che poi ha sposato un italiano, uno dice che se ne frega, ma in realtà no, io ho avuto il piacere di incontrarlo e gli ho chiesto di queste cose. E a un certo punto gli ho chiesto anche ma che cosa c'era effettivamente a Cuba, perché il trucco lì era c'erano le testate nucleari a Cuba oppure non c'erano, si stava discutendo di niente o di tutto. E lui ha detto, negli anni 90, quindi molto tempo dopo, 30 anni dopo questa crisi di Cuba, gli statunitensi e i russi e i cubani si sono incontrati a Cuba. Cioè c'è andato lui, no? Cioè, quelli che erano ministri all'epoca, non c'era Kennedy ovviamente, perché l'avevano già sistemato prima, no? E dice che Castro ad un certo punto, quando gli hanno chiesto ma quante testate avevate, se le avevate, Castro disse ne avevamo un centinaio di armi atomiche che erano lì pronte, no, in realtà a rispondere nel caso che ci fosse stata l'invasione da parte degli Stati Uniti e quindi abbiamo veramente rischiato la guerra atomica, anche se poi non ce ne siamo accorti perché queste cose avvengono dietro le quinte. Quindi non è nemmeno chiaro cosa sta succedendo oggi. Putin per esempio oggi ha detto, o ieri, comunque la notizia di oggi, che vuole cambiare le regole di ingaggio che la Russia si è data spontaneamente, diciamo unilateralmente, per l'uso delle armi nucleari. Perché dice ormai sono cambiate le situazioni, quelle del 2020 erano precedenti alla guerra in Ucraina, ormai dal loro punto di vista l'Occidente sta provocando in maniera eccessiva e quindi l'idea sua era di abbassare la soglia. Dire se fate ancora un passo magari io schiaccio il bottone, no? E questo è proprio quello che dicevi Ma tu, no? anche perché adesso non entriamo nella questione della guerra in Ucraina, però dalla caduta del muro di Berlino in poi, dove si disse non un centimetro a est, però poi invece in realtà la NATO si è espansa fino ad arrivare al confine con la Russia e i missili erano puntati verso Mosca, però non entriamo. La cosa che mi fa specie, avrei questa domanda per te, è questa. Io lavoro per un giornale, Fatto Quotidiano, che ha 15 anni. Da quando è nato ha sempre raccontato chi era Putin. Quando tutti, tra il lettone di Putin, di Berlusconi, e i baciapile vari della destra italiana, ma anche la sinistra italiana, noi scrivevamo contro Putin tutti i giorni. Dal momento in cui accade l'invasione dell'Ucraina, cerchiamo di ragionare e di ragionare anche sugli errori della NATO, del patto atlantico, eccetera, eccetera. Da lì siamo stati tacciati di putinismo, siamo entrati nelle liste di proscrizione, mi sarei aspettato tutto. Ecco, io ti chiedo una cosa, va bene tutto, ma perché secondo te in questo momento storico è scomparso il dialogo, il confronto, il ragionamento, è tutto o sei nero o sei bianco? Ma io credo perché ci sia paura delle reazioni diciamo, di colui con cui discuti, o l'avversario, se vogliamo chiamare così. Perché se uno comincia una discussione dicendo ma Putin ha invaso un paese sovrano, no? E non è concepibile, no, che una nazione invada un paese sovrano perché lo vuole mettere sotto i piedi, eccetera, no? E l'altro magari ti dice, è vero, sono d'accordo in questo, no? Però prendiamo per esempio la Francia, tanto per fare un esempio, no? Che è uno dei paesi che tra l'altro si sono anche contraddistinti recentemente, no? Per alcune di queste provocazioni a volte o perlomeno prese di posizioni, no? Che potrebbero essere pericolose. Ma la Francia oggi, non nel futuro potrebbe avere, ma oggi continua ad avere colonie in tutti e cinque i continenti. Cioè è un caso quasi unico, no? Cioè ha colonie per esempio nei Caraibi, la Martinica e la Guadalupe, ha colonie in Polinesia, Tahiti, ha colonie in Oceania, la Caledonia, no? Ha colonie in Africa, la Réunion, no? E così via, e in Sud America anche, no? Nel continente, no? La Guyana francese. Cioè,
Uno potrebbe dire, ma se vogliamo ragionare razionalmente, ma con che diritto una nazione che ha delle colonie va a dire a un'altra che non deve invadere qualcuno? Dice, allora sì, ok, se quello è il principio, tu ti porti indietro ai tuoi confini, ma io però le colonie me le libero, no? Gli Stati Uniti sono uguali, anche gli Stati Uniti hanno delle colonie, non le chiamano così, ma Puerto Rico che cos'è per esempio? Puerto Rico è un territorio, no? Che non è uno Stato, i portoricheni non votano per esempio alle elezioni, oppure gli Stati Uniti basta guardare la mappa, cioè uno Stato degli Stati Uniti che si chiama New Mexico, no? O uno che si chiama California, no? Con una capitale che si chiama Los Angeles, no? Cioè, dico da dove arriva, no, questo? O il Texas, no? E così via. Cioè, ma è ovvio, gli stati così fanno, no, per tirarsi su. Ora non è che quando l'abbiamo fatto noi per costruirci, no, il nostro Stato, in particolare in questo caso gli Stati Uniti, no, andava bene e ci teniamo tutto quello che ci siamo presi. Poi però quell'altro, no, che dice ah no, ha invaso l'Ucraina, no, o vorrebbe mantenere l'influenza, che poi tra l'altro la richiesta di Putin non era di avere l'Ucraina sotto di sé, ma era di non avere l'Ucraina dentro la NATO, che è una cosa molto diversa. Per esempio, sempre ragionando razionalmente, perché l'Ucraina non avrebbe potuto essere neutrale? Cioè non è concepibile. Però l'Austria lo è, per esempio. L'Austria è fuori dalla NATO. E tra l'altro forse c'entrerebbe, ma è impedita perché dopo la guerra, nel 1955, quando fu poi quando l'invasione, diciamo così, degli alleati in Austria fu abbandonata, imposero all'Austria di mettere nella Costituzione il fatto che non poteva entrare in alleanze, no, in cui ci fosse in particolare la Germania, no, e così via. L'Irlanda, per esempio, che fa parte dell'Europa, eppure non fa parte della NATO. Cioè, che cosa c'è di strano nel fatto che alcuni paesi non vogliano esserci o magari non debbano esserci? Cioè, l'Austria gliel'abbiamo imposto noi, o meglio, gliel'hanno imposto gli alleati, perché non imporla all'Ucraina? Nello stesso modo, se quello poteva salvare una situazione politica. Forse la ragione ti dice questo, no? Poi certo che il problema è che se poi uno dice ma non è giusto, ah vabbè, allora quando entrano i valori la cosa cambia. E paradossalmente parlare di valori, che è quello che in parte ci contraddistingue, no? O che vorremmo che ci contraddistinguesse in Occidente, parlare di valori a volte è molto complicato, no? È anche molto pericoloso. Prendiamo per esempio le elezioni americane che si stanno per tenere tra meno di 2 mesi ormai. C'è un repubblicano da una parte e un democratico dall'altra. Ora uno naturalmente ragiona in base alle sue preferenze, no? Però è interessante notare che una buona parte delle guerre che gli Stati Uniti hanno fatto negli ultimi decenni sono state fatte dai democratici. La guerra in Vietnam è stata fatta da Kennedy e da Johnson. E chi ha fatto la pace? I repubblicani, l'hanno fatta Nixon e Kissinger, no? Oppure le guerre nei Balcani, la Serbia, no? E tante altre che sono state fatte dalla Nato. E chi le voleva? Le voleva Clinton. No? Poi Bush ha fatto la sua, ma quello perché è arrivato il 2001 e qui credo che chiunque ci fosse stato come presidente. Obama ha preso il premio Nobel per la pace perché era nero, va benissimo, uno glielo può dare sulla fiducia, ma chi ha fatto la guerra in Libia? L'ha fatta gli americani. Come mai noi ci scagliamo così tanto quando Putin fa la guerra in Ucraina e facciamo bene a farlo? Ma non quando gli americani fanno la guerra in Libia, per esempio, o in Serbia. Tra l'altro, se posso dire, perché poi io non è che sia così favorevole agli americani, come forse si può intuire, no? Ma recentemente è stato pubblicato dal Congresso americano, quindi non da famosi, no, anti-occidentalisti, no? Come potremmo magari essere così etichettati se uno scrive un libro come questo, no? Cioè del marcio in Occidente. Il Congresso americano, che ha fatto un elenco delle azioni che gli Stati Uniti hanno fatto, militari che gli Stati Uniti hanno fatto all'estero, in parte invadendo completamente un paese, in parte soltanto bombardando, eccetera. La cosa interessante, tra l'altro lo potete trovare in rete, chi vuole sfoglia il mio libro, anche senza comprarle, ci sono le indicazioni, ne elenca il Congresso circa 500 dopo la seconda guerra mondiale. Sono passati quanto? 75 anni, no? Forse quasi 80 no, ormai, e 500 interventi militari. Ma uno può dire, ma certo, no, c'era la guerra fredda. La cosa interessante è che metà di questi interventi, 250 circa, sono stati fatti dopo la caduta dell'Unione Sovietica, dopo il 1991.
cioè negli ultimi 33-34 anni. Allora uno dice, ma come gli Stati Uniti hanno fatto tutti questi interventi militari, perché noi non lo sappiamo? Perché non lo diciamo. Se Putin fa uno, no? Per esempio in Cecenia o in Georgia, noi facciamo benissimo a dirlo, no? Ma quelli che vengono fatti in giro per il mondo dagli Stati Uniti, in genere noi li tacciamo, non veniamo nemmeno a saperlo, no? E ce li teniamo come se fossero buoni. Anzi, posso dire di più, perché se uno risale all'indietro negli anni, deve arrivare fino al 1980 per trovare un anno, da oggi al 1980, in cui gli Stati Uniti non hanno fatto interventi militari all'estero. 1980. E uno dice perché 1980? Perché veniva 4 anni dopo 1976, cioè durante la presidenza Carter quelli sono stati gli unici anni, 4 anni, in cui non ci sono stati interventi. Carter, forse ve lo ricorderete, è stato poi in seguito considerato un pessimo presidente, forse proprio per questo, perché era uno che non era assertivo, ha cercato, soprattutto uscendo dal trauma del Vietnam, in cui c'era stata la pace prima firmata nel 73 e poi la pace reale, diciamo, perché il Vietnam del Nord aveva completamente invaso il Vietnam del Sud nel 75. Lui fu eletto nel 76 e disse io non voglio avere gli Stati Uniti coinvolti in azioni belliche. Ma se togliessimo quei 4 anni lì, dal 76 all'80, arriviamo al 45. In altre parole, dopo la seconda guerra mondiale non c'è stato un anno in cui gli Stati Uniti non abbiano fatto interventi militari all'estero. E allora uno dice, ma scusa, ma allora, cioè, se dobbiamo scegliere effettivamente da che parte stare in base ai nostri principi e ai nostri valori, forse dovremmo stare attenti, no? Perché non è detto, no, che staremmo da quella parte lì. Quindi è un po' difficile, e questo è il problema, il motivo per cui spesso noi non vogliamo guardare le nostre colpe. Perché a volte sono colpe così gravi che poi diventa difficile darle agli altri, no? E dire no, allora io accuso te. Cioè è più facile far finta che noi siamo tutti bravi e buoni, no? E che gli altri sono i cattivi. Senti, ieri le piazze in Israele si sono riempite di persone che protestavano contro Netanyahu, contro la politica del governo. Il 7 ottobre dell'anno scorso c'è stato l'attentato vilissimo di Hamas, dove sono state uccise migliaia di persone e tante altre incarcerate. Era preventivabile una reazione di uno Stato sovrano che viene attaccato in modo così, è stato il loro 11 settembre, no? Si dice. Però la reazione nessuno poteva immaginare che sarebbe stata così truce come in questo momento. Cioè, adesso guardando le immagini che arrivano dalla striscia di Gaza, ecco lì Dio è morto veramente, cioè lì non c'è più l'umanità, lì non esiste più nulla. E però, nonostante i 40.000 morti, tutti civili, tutte persone totalmente innocenti che sono vittime di Israele da una parte e delle angherie di Hamas dall'altra, ci sono 15.000 bambini morti. Però il mondo sembra voltarsi dall'altra parte, cioè tutta, diciamo, la presa di posizione dell'opinione pubblica nei confronti di Putin che ha invaso l'Ucraina non c'è in questo momento su questo, lo dico chiaro e tondo, su questo crimine contro l'umanità. Ma sai, parlare di Israele naturalmente è sempre complicato, no? Perché noi abbiamo la cattiva coscienza, no? Di quello che è stato fatto durante la seconda guerra mondiale nei confronti degli ebrei. Però se uno, anzitutto tu dici che quello che è successo dal 7 settembre, dal 7 ottobre dello scorso anno in avanti è una cosa mai vista, ma io non credo, in realtà io mi ricordo di averle già viste queste cose qua, fatte sempre dagli israeliani, per esempio a Sabra e Shatila, no? Le cifre erano più o meno queste. E il problema è che uno non si rende conto che se si vuol stare dalla parte di Israele indipendentemente dai suoi governi, poi si finisce appunto di avere queste reazioni. Chi governa in Israele? Governa Netanyahu. Però Netanyahu, sì è vero, è lì da 2 anni, però c'era stato un piccolo intervallo perché prima era stato parecchi anni. Netanyahu la prima volta che è diventato primo ministro era nel 1996, se non sbaglio. E poi ci sono stati pochi intervalli dal 96 a oggi, lui governa da più di 20 anni, no? E lì da più di Putin tra l'altro. No? Quindi, ma prima di Netanyahu chi c'era? Del suo partito, no? Di quello che si chiama il Likud, c'era stato Sharon,
che molti di voi si ricorderanno, un generale israeliano appunto senza pietà, fu lui a fare le stragi di Sabra Shatila quando c'era appunto, no, la guerra in Libano e così via. Tra l'altro Sharon fu giudicato un criminale di guerra da una commissione israeliana, no? E ciò nonostante divenne poi in seguito primo ministro, all'epoca era ministro della difesa. E prima di Sharon chi c'era stato, sempre nello stesso partito? Begin. Ma Begin chi era? Dunque, era un terrorista, ma nel senso letterale. Begin era uno che dopo la seconda guerra mondiale, prima che si facesse lo Stato di Israele, sosteneva l'uso della forza, in particolare degli attentati terroristici, per arrivare appunto alla proclamazione dello Stato di Israele. E fu il colpevole di un famoso attentato all'hotel, come si chiamava quell'hotel lì, a Gerusalemme, vabbè adesso non mi ricordo più, Re David, King David, no? In cui ci furono un centinaio di morti, metteva le bombe, no? Begin. E la cosa interessante è che questo era subito dopo la guerra, negli anni 48-49, quando lui andò negli Stati Uniti nel 48 perché aveva fondato un partito che si chiamava Herut, che poi negli anni 70 divenne il Likud. Una ventina di ebrei emigrati negli Stati Uniti, quindi non degli antisemiti, no? Bensì ebrei emigrati, scrisse una lettera al New York Times, che riporto tra l'altro nel mio libro, in cui diceva, attenzione, dicevano, perché i programmi, i metodi che questo partito vuole seguire, la fascia sociale o le fasce sociali a cui si indirizza sono esattamente gli stessi dei partiti nazista e fascista in Europa. Ora, questa gente sapeva di che cosa parlava. Tra quei 20 firmatari c'erano Albert Einstein, c'era Hannah Arendt, che non erano famosi antisemiti, non erano Chomsky, no, per esempio, che è un ebreo antisemita, come si dice, no, a volte in una specie di paradosso linguistico. Erano gente che semplicemente aveva visto il nazismo, sapeva che cos'era, e dice questo è l'analogo semplicemente. Ora, negli anni 48-50 quel partito non aveva nessuna possibilità di prendere voti alle elezioni e infatti rimase una piccola forza politica in Israele, ma negli anni 70, quando le cose cambiarono, perché vi ricorderete, no, che gli Stati Uniti avevano aperto all'Unione Sovietica appunto con Nixon e Kissinger e una delle conseguenze di questa apertura fu che l'Unione Sovietica incominciò a permettere a decine di migliaia di ebrei all'anno di emigrare in Israele. E ovviamente questi arrivavano dall'Unione Sovietica, no? Quindi odiavano il comunismo e che cosa pensavano? Che se io odio il comunismo la cosa migliore che si possa essere fascista, no? Dall'altra parte. E cambiarono completamente i connotati politici di Israele. E sono 50 anni perché il Likud appunto è arrivato al potere, mi sembra, se non sbaglio, nel 73 con Begin, no? che l'aveva fondato e divenne primo ministro, poi con Sharon, poi con Netanyahu. Allora se uno guarda queste cose, no? Perché non si potrebbe attaccare, no, il governo di Israele, no? Facendo notare appunto, no, queste cose? Dice, ma noi siamo antifascisti ed è per questo che siamo contrari, se lo siamo ovviamente, no? O antinazisti, noi siamo contrari a questi metodi, al modo in cui voi procedete. Tra l'altro anche prima del 7 ottobre chi si divertiva a guardare per esempio le interviste di Netanyahu, dopo che era stato rieletto un paio di anni fa appunto, lui l'aveva detto per mesi. Tra l'altro Netanyahu è una persona estremamente acculturata, è figlio di un famoso storico che era uno storico dei marrani, diciamo così, degli ebrei convertiti nella Spagna sotto i Mori, no? È una persona che parla un inglese perfetto perché ha studiato negli Stati Uniti, quindi è meraviglioso starlo a sentire, no? Perché è un grande oratore. Però ha una fissazione, lui dice io sono arrivato per l'ultima volta in senso storico a capo di governo di Israele e quello che voglio fare è eliminare il problema dell'Iran, perché lui ha questa fissazione con l'Iran. Quindi era una mina vagante, no? Era ovvio che prima o poi, e infatti avete notato che i problemi sono quelli, no? Adesso ancora, no? L'Iran deve rispondere, no? Agli attacchi, no? E così via. Cioè noi vogliamo invece semplicemente, abbiamo paura probabilmente di criticare Israele perché
perché Israele ha capito qual era il trucco per poter fare quello che voleva. Negli anni 70 uno dei padri fondatori di Israele, di un tipo completamente diverso da Begin, perché era un socialista, no? Come erano anche Golda Meir, eccetera, e tanti altri, si chiamava Abba Eban, che fu prima ambasciatore alle Nazioni Unite e poi divenne ministro degli esteri dello Stato di Israele. Abba Eban ebbe quest'idea straordinaria che ormai abbiamo adottato tutti, almeno ufficialmente, cioè chiunque critica lo Stato di Israele, le sue politiche, è un antisemita. E allora è questo il trucco, no? Perché allora chi osa dire qualche cosa contro le politiche di Israele quando poi, no, questi dicono questo è il nuovo antisemitismo. Tra l'altro notate che questo i nostri Presidenti della Repubblica e del Consiglio l'hanno accettato regolarmente, prima Napolitano e poi Mattarella. Ogni volta che si parla appunto di queste cose, no, l'identificazione tra antisionismo, antigiudaismo e antisemitismo viene fatta regolarmente. Quando sono tre cose completamente diverse, antigiudaismo nessuno se ne frega, perché chi di noi vuole essere giudaico nel senso della religione, no? Del Vecchio Testamento, no? Cioè, tra l'altro poi essere da questo punto di vista, no, giudaici non avrebbe nessun senso, quella è la religione del popolo ebraico, no? E poiché ebrei si diventa per discendenza materna, no? C'è poco da fare, no? Ci puoi anche convertire, no, all'ebraismo, ma è difficile. Credo che tutti noi, sapendolo o non sapendolo, siamo antigiudaici o perché non siamo religiosi o perché abbiamo religioni di tipo diverso. L'antisionismo è una cosa molto diversa ed è rifiutare a volte i metodi, a volte addirittura l'idea stessa, no, di un popolo, no, che abbia diritto a una terra perché gliel'ha data Dio. Nel giorno d'oggi questo diventa un po' strano, no? Pensare che gli ebrei hanno diritto alla terra santa, come la chiamano noi, no? Come la chiamano loro, e anche noi la chiamiamo così ovviamente, no? Perché questo sta scritto nella Bibbia. Cioè ormai questi non sono più ragionamenti che possono entrare nel discorso politico, eppure gli ebrei continuano a farlo questo, no? E l'antisemitismo invece è una questione razziale, no? Essere contro il popolo ebraico, no? Come si può essere contro i neri, no? O così via. E non c'è nessun legame tra queste cose. Uno può essere contrario alla religione ebraica o giudaica, come viene appunto chiamata più tecnicamente, no? O a tutte le religioni, come sono io per esempio. No? Si può essere contrari per esempio all'idea dello Stato di Israele o ai modi in cui quest'idea viene realizzata, senza per questo dover essere antisemiti, ci mancherebbe altro. No? Eppure invece l'idea di identificare questa cosa, di farti passare per nazista o fascista, no? Perché tu critichi lo Stato di Israele e le sue politiche, fa sì che siamo tutti zitti e che speriamo che Netanyahu non faccia le cose che invece continua a fare, no? Perché altrimenti poi dopo si potrebbe offendere. Ma no? il paradosso poi è quello che dicevi tu, che Noam Chomsky è un ebreo antisemita, o il nostro amico Moni Ovadia, che è un ebreo e invece è beccato dell'antisemita. Esatto. Cioè non si può criticare un governo democraticamente eletto per le sue politiche militari che ti becchi dire antisemita. E qui tra l'altro, scusa, posso solo aggiungere questa cosa che Abba Eban disse, cioè anche lì ho citato nel libro i dati, no? Se uno va a leggere quell'articolo in cui lui enunciò questa dottrina, no, di identificazione dell'antisionismo con l'antisemitismo, citava per l'appunto Chomsky. Infatti Chomsky in un certo senso se ne gloriava, dice lui, no, gloriava nel senso che voleva dire che i suoi ragionamenti, no, in qualche modo erano stati notati anche in Israele e però venivano considerati come i ragionamenti di un traditore. Chomsky, se posso dire così, no, un piccolo aneddoto personale, ricordo, io l'ho incontrato tante volte perché insegnavo negli Stati Uniti e lui, essendo un linguista di tipo molto moderno, quindi era nato come linguista matematico. La classificazione delle grammatiche di Chomsky è una classificazione che oggi viene insegnata a matematica e informatica, no, perché è fondamentale per i linguaggi artificiali, no, gli automi finiti, no, le grammatiche fuori del contesto, eccetera. No? E quindi ogni tanto andavo a trovarlo e una volta
Io avevo dei colleghi ebrei appunto a Cornell dove insegnavo e sono stato a casa ospite di uno di questi colleghi ebrei che invece era un ebreo ortodosso, no, di quelli con la barba lunga, no, e così via. E una mattina, no, io andavo fuori, no, uscivo, dicevo oggi vado al museo, no, a vedere questo, no, e lui mi chiese, no, dice, ah, no, quel giorno non mi chiese, no, e quando arrivai, no, alla sera, no, mi chiese, no, che cosa hai fatto quest'oggi? E gli ho detto, sono andato a trovare Chomsky e volevo parlarne, poi dice non voglio sentir parlare di Chomsky, no? Perché proprio, no, addirittura lo odiano veramente, no? C'è quasi una specie di ripulsa, perché viene considerato lui, ma anche Moni Ovadia, no, dalla comunità ebraica italiana, un traditore, no? Cioè uno che non fa gli interessi del popolo di Israele, come se poi essere ebreo appunto dovrebbe essere automaticamente, no, accettare, no, le politiche. Sarebbe come se noi, poiché siamo italiani, dobbiamo per forza accettare le politiche del governo che è italiano. Accettiamo se ci piacciono, se ci convincono, e non è che siamo anti-italiani o anti-ariani, no, per questo motivo, no? Eppure, tu citavi prima la ragione, no? E queste sono cose veramente irrazionali, fuori dalla ragione. Eppure le facciamo e continuiamo a seguirle, e quindi nessuno dirà mai a Israele che non può fare quello che gli altri stati non possono permettersi di fare, compresa la Russia, no? Quando poi basterebbe, per esempio, fare, nel caso, anche senza voler fare guerre direttamente, no, contro Israele, che sarebbe un po' una cosa eccessiva, ma perché non fare sanzioni contro Israele? Tra l'altro Israele riceve armi dall'Occidente, in parte le fa, no? Ma una buona parte le riceve soprattutto dagli Stati Uniti. Si potrebbero benissimo usare le sanzioni così come si sono usate con Chomsky, con Putin, no? E però non lo si fa. E quindi vuol dire che noi alla fine diventiamo complici di queste cose, però siamo complici di uno e non dell'altro, no? E li trattiamo con due pesi e due misure. Questo è molto male da un Ecco, punto di vista razionale. i due pesi e le due misure è un tema che ricorre molto nel tuo libro, analizzando proprio l'Occidente. Mi ha incuriosito una cosa, tu metti in discussione più volte la forma democratica, cioè la democrazia. Norberto Bobbio diceva che la democrazia è fatta di due elementi, che tutti discutano una cosa e che poi si voti a maggioranza. Se manca uno dei due elementi non c'è la democrazia. La democrazia non sarà perfetta, sarà, diciamo, formale ma non sostanziale, però, come diceva Churchill, è la peggiore esclusa tutte le altre. Perché metti in discussione tutti i principi della vita democratica? No, tutti no, ci Quasi mancherebbe altro. tutti. No, quello che metto in discussione Quali- di nuovo perché sono un matematico, no? appunto. Prima parlavamo della teoria dei giochi, no? Quando uno analizza dal punto di vista appunto formale i comportamenti in situazioni di conflitto. C'è anche quello che si chiama la teoria sociale. Che ha un obiettivo molto interessante in matematica, no? Cioè, in realtà io dico matematica, ma è matematica applicata, e quelli che hanno lavorato in questa teoria, invece di prendere il premio Nobel appunto per la teoria dei giochi, lo prendono per la teoria delle scelte sociali, ma sempre nell'economia, no? E in particolare un signore che si chiama Kenneth Arrow lo prese quasi subito, perché sapete che il premio Nobel non è stato istituito da Nobel, in realtà è un premio un po' fittizio, no? Cioè è arrivato dopo, credo il primo l'abbiano dato nel 69 se non sbaglio, no? Ed è dato dalla Banca di Svezia, no? Però viene consegnato nello stesso momento in cui si consegnano gli altri, ha lo stesso statuto, diciamo così, no? E questo signor Kenneth Arrow ha dimostrato, però e questa è la cosa interessante, negli anni 50 ha dimostrato un teorema, e l'enunciato di questo teorema è che la democrazia non esiste. La cosa divertente è che noi ne parliamo sempre, no? Come spesso facciamo con le idee metafisiche, ma in quel caso spesso le idee metafisiche si decostruiscono, per esempio la verità, già i greci sapevano che c'è il paradosso del mentitore, no? E allora quando uno ha quelle cose lì capisce che forse bisogna stare molto attenti quando si parla di verità, no? E nel caso della democrazia la cosa è più recente, e Arrow si accorse che, tu hai citato giustamente Bobbio, no? Perché i sociologi, diciamo così, no? Loro dicono qualche caratteristica che la democrazia ha, no? E poi dicono questa è così, no?
E Arrow si pose il problema di dire, ma cerchiamo di definire o perlomeno di isolare alcune caratteristiche su cui tutti saremo d'accordo che sono necessarie quando si parla di democrazia. In parte l'hai già detto tu, no? Bisogna votare, bisognerebbe anche dire di più, no? Che non basta votare, perché se poi il mio voto vale più del tuo, o magari conta tutto e il tuo non conta niente, no? Allora quello non è democrazia. Quindi il principio del one man, one vote, come si dice, no? E tutti i voti pesano uguale, no? Bisogna metterlo in considerazione. Ci sono delle richieste minimali, se tutti decidono per esempio di fare una cosa, se si ha l'unanimità su una decisione, beh, quello bisogna farla, no? Perché altrimenti che democrazia sarebbe? Siamo tutti d'accordo, però la cosa non si fa. No? E Arrow si è accorto che praticamente questi 3-4 principi non stanno insieme. O meglio, si è accorto che l'unico modo di metterli insieme è quando c'è un dittatore. Cioè lui il dittatore lo definisce come una persona in cui ogni volta che la società prende una decisione, quella decisione era esattamente quella che voleva quella persona. Non è che ci sia un rapporto causa-effetto, io voglio questo, quindi la società lo fa. Però guarda caso, no? Tutte le volte che c'è una decisione io sono di quell'idea lì. No? È come se fosse un dittatore. E allora diventa un po' imbarazzante perché uno dice no, il dittatore non ci deve essere, questa è una cosa ovvia, no? In democrazia. Se però quelle condizioni erano soddisfatte solo in un caso da un dittatore e io dico che il dittatore non ci deve essere, non è che cambia il teorema. Il teorema diventa che non c'è modo di soddisfare quelle condizioni messe insieme. No? Ora, può sembrare un paradosso, infatti venne chiamato il paradosso di Arrow, eccetera, no? Però lui prese il premio Nobel per l'economia, per queste cose, quindi non sono giochetti che uno fa no, così la sera no? E poi quando non sta lavorando, sono cose importanti, perché l'idea della teoria delle scelte sociali è proprio quella, come si fa, ciascuno di noi ha delle preferenze di fronte a delle alternative, per esempio quando votiamo ciascuno ha una lista in mente di dice questo mi piace di più di quello, questo più di quello no? E così via, oppure quando ci sono delle scelte d'affari economiche, no? Dice no, io voglio questo mi piace più di quell'altro, eccetera. Come si fa a prendere tutte le preferenze che noi abbiamo individuali e a estrarne una preferenza sociale? Come si fa a passare dagli individui alla società? Questo è il problema fondamentale della teoria democratica. Ora, questo teorema di Arrow, uno potrebbe pensare e dice, vabbè, allora finiamola lì. La democrazia non c'è, ognuno fa quello che vuole. No, però l'idea invece è che sì, ci sono 4-5 condizioni, insieme non possono stare e allora bisogna toglierne almeno una. Ma questo fa sì, e questo è molto interessante dal punto di vista politico, fa sì che ci sono tanti tipi di democrazia diversa. Noi pensiamo che ce ne sia uno solo, che poi non è vero perché poi ciascuno di noi al proprio, basta guardare gli stati europei, l'America, eccetera, ci sono varie versioni della democrazia. E una di queste versioni potrebbe essere, per esempio, quella che lascia il dittatore, ma toglie no, un'altra delle condizioni. Cioè al limite, formalmente uno Stato potrebbe essere diretto da un dittatore, ma ciò nonostante potrebbe soddisfare le altre condizioni, per esempio l'unanimità, il fatto di chiedere alla gente quello che la gente vuole no? E poi cercare di estrarre per l'appunto una condizione. E la cosa interessante, io nel libro ho messo molte testimonianze proprio perché non volevo sembrare un po' l'uomo che parla nel deserto no? E che c'ha soprattutto uno che parla nel deserto spesso è un po' fuori di testa no? E quindi dice vabbè questo dice queste cose ma vabbè lasciamolo parlare. Ci ho messo agli inizi e alla fine 10 cioè 20 testimonial loro malgrado perché la maggior parte di questi sono morti ma non tutti no? Che dicono però cosa pensano dell'Occidente. E la cosa interessante è che queste idee, forse un po' radicali che avete sentito questa sera, sono condivise da un sacco di persone che uno non si aspetterebbe. No? Faccio degli esempi. No? Il Mahatma Gandhi, no? Che è considerato no, l'apostolo della non violenza, no? Così. Ma quando gli chiesero a Mahatma Gandhi, che stava tra l'altro sotto l'impero inglese, no? Perché appunto non ci dobbiamo dimenticare il colonialismo a cui abbiamo accennato prima, Gandhi, come voi sapete, molti l'hanno visto in questi filmati, sembrava questo pover'uomo che tesseva i suoi vestiti no? E che faceva l'accattone, ma era un avvocato di grido che aveva lavorato in Sudafrica per molti anni, no? Si era laureato ovviamente in Inghilterra, no? E così via. Quindi sapeva benissimo come parlare inglese e come rispondere ai suoi interlocutori. E un giornalista inglese una volta gli chiese: Mahatma, che cosa pensa lei della civiltà occidentale?
E lui risponde, sarebbe una bella idea. Cioè, perché ovviamente no, l'ipotesi è che la civiltà occidentale ci sia e lei la deve giudicare, no? E lui dice, beh, provate a farla la civiltà occidentale, io non la vedo. No? E ho citato, perché queste citazioni non sono soltanto 2 o 3 frasi, no, che uno può estrapolare, cioè, ho messo molte pagine. No? Lui scrisse un intero libro nel 1908, prima di cominciare la guerra contro la guerra non violenta, diciamo, che poi portò alla fine dell'impero inglese in India. Lui scrisse un libretto, un pamphlet, in cui parla appunto della civiltà occidentale e di che cosa quella civiltà ha fatto in India. Ed è una cosa tremenda, perché sembra uno dei nostri estremisti, no? Anche più di me a volte. No? Ce ne sono tanti altri, per esempio. Molti si saranno accorti quando è scoppiata la guerra in Ucraina che a Milano la Bicocca, credo che fosse, cancellò una conferenza su Dostoevsky. No? E molti poi ovviamente no, presero questa cosa come dire, ma no, è una vergogna, dice, cosa c'entra Dostoevsky no, con Putin, no? Teniamo le cose separate, no? Cerchiamo di mantenere l'equilibrio. No? Però molti di noi hanno letto di Dostoevsky solo i suoi romanzi, diciamo, gli ultimi che scrisse, quelli che scrisse dopo i 10 anni che fece nel Gulag zarista, no? Questi romanzi polizieschi spesso, no? Cioè Delitto e Castigo, i fratelli Karamazov, eccetera, no? Esistenzialisti, che sono quelli che noi consideriamo appunto parte della nostra formazione. Ma se uno legge anche le altre cose che Dostoevsky aveva scritto prima, quando era ancora in sé, perché poi ovviamente 10 anni di Gulag e ne esci fuori che non sei più tanto a posto. Povera no? gente, il primo. No, povera gente, Birni Liudi per esempio, che è questo epistolario no? che 2 coinquilini quasi, no? 2 che dirimpettai in una casa si scambiano, che è una cosa, sembra alberga, no? Tra l'altro. E quando lui lo scrisse, il primo libro che scrisse, il primo romanzo, appunto, Povera gente, fu considerato come il nuovo Gogol, o poi noi potremmo dire appunto un nuovo Verga, eccetera. Ma quando lui arrivò fuori poi dal Gulag e finalmente poté anzitutto cominciare di nuovo una vita civile e venire in Europa, fece un giro in Europa, andò in Inghilterra, in Francia, eccetera, no? E scrisse un libro che quasi nessuno legge, che si chiama Memorie invernali di impressioni estive. Lui venne in estate, ebbe delle impressioni e poi d'inverno scrisse questa cosa. E voi leggete, lui dice, ma sono arrivati in una gabbia di matti, ma voi vedeste come vivono gli occidentali. Anzitutto dice, questi sono uomini che non hanno nessuna spiritualità, cioè l'unica cosa che siamo nell'Ottocento, era 1866, no? C'era l'Expo, lui andò a Londra dove c'era la prima esposizione universale che poi dall'epoca si è ripetuta, ne abbiamo anche avuto una in Italia qualche anno fa, vi ricordate, a Milano, no? Vicina a Milano, eccetera. No? Dice, l'unica cosa che questi vogliono è comprare. No? Poi andate in Francia, non ne parliamo, perché quando si entra in un negozio, no? Questi qui no? Sono lì pronti a saltarvi addosso, no? A vendervi qualunque cosa, no? Cioè, e uno legge e lui disprezzava completamente l'Occidente. Quando leggete il Fratelli Karamazov, che c'è quel bel capitolo sul grande inquisitore, che tutti citano entusiasti dal Cardinal Ravasi no? In giù, no? Perché no? Parla di Gesù, eccetera. Ma quello è un violento attacco, tra l'altro, alla religione cattolica, no? Cioè che fa parte ovviamente no? Di una parte del background dell'Occidente, eccetera. E quando chiesero a Kissinger nel 2015, quindi 2015, anche se non siete matematici, viene un anno dopo il 2014, no? E nel 2014 c'era stata l'invasione della Crimea, no? E lì si era cominciato a dire, Putin è come Hitler, no? Sta cercando di arrivare, vuol prendersi tutta l'Europa, eccetera. E chiesero a Kissinger, che se ne intendeva un po' di politica estera, gli disse, lei che cosa pensa? No? E lui disse, ma non c'entra niente, perché basta leggere il Mein Kampf e basta leggere Dostoevsky e ci si accorge che Putin con Hitler non c'entra nulla. E invece è semplicemente quello che Dostoevsky diceva nei suoi libri. E tra l'altro, cioè, anche recentemente Putin, ad esempio, è andato all'inaugurazione del monumento a Dostoevsky, cioè quelle sono le sue radici. Cioè noi non capiamo che ci possono essere stati che si considerano, tra l'altro, democratici, come fa la Russia. No? Tra l'altro Putin è stato eletto, no? Uno dice, ma quelle non sono mica elezioni, perché le nostre invece no? Sono molto meglio, no? Cioè, o quella americana adesso.
dove c'è un candidato, tra l'altro democratico, no, che è saltato fuori dal nulla, hanno fatto per 6 mesi le primarie, no? Lei non concorreva, a un certo punto ne ha messo una così, no, dal di fuori, no? Eccetera, eccetera. Ciascuno di noi, le nostre democrazie sono imperfette, perché? Perché non c'è la perfezione nella democrazia, perché quelle 5 condizioni di Harrow non stanno insieme. Ma allora si può essere imperfetti in tanti modi. Perché il nostro modo di essere imperfetto deve essere quello giusto e quello degli altri invece deve essere sbagliato? E una delle cose che ho messo come testimonial, vuoi dire, vabbè, questo era forse un po' scontato, è la dichiarazione che fecero insieme Putin e Xi Jinping a Pechino un mese prima che scoppiasse la guerra in Ucraina. Quindi loro si erano incontrati, ovviamente sapevano cosa stava per succedere, no? Non era ancora successa perché Xi Jinping aveva chiesto che la guerra in Ucraina non cominciasse durante le Olimpiadi invernali che si facevano a Pechino, che poi rompeva, no, i telegiornali, no, e portava via la pubblicità, no? E loro dicono proprio questo, dicono l'Occidente pretende di imporre la sua visione della democrazia e non si rende conto che ci sono altri modi di essere democratici. Questo me lo disse anche, se posso raccontare così sempre qualche aneddoto personale, me lo disse Andreotti una volta, no? Che andai da lui proprio a raccontargli queste cose, no? Perché volevo sapere cosa ne pensava. In realtà voleva, non tanto del teorema di Harrow quanto del teorema di Gödel. Non so se qualcuno di voi ha sentito parlare del teorema di Gödel in matematica, che riguardava le cose che facevo io quando lavoravo in logica. Il teorema di Gödel dice, è un altro di questi paradossi strani, no? E dice che ci sono delle verità indimostrabili. Dov'è il paradosso lì? È che verità indimostrabili, come facciamo noi a sapere qual è la verità se non ci sono, no, le dimostrazioni di questo? E infatti mi sembrava una bella cosa da chiedere ad Andreotti, no? Cioè, sono andato e gli ho detto, guardi, cioè, questo Gödel ha dimostrato che ci sono delle verità indimostrabili. Lui era sotto processo per mafia all'epoca, no? Quindi capì subito l'antifona e mi disse, verità indimostrabili, cosa significa quello? Dice che io lo so ma non c'è la prova. Grazie, dice. Allora finisce che era esattamente quello che i giudici dicevano, no? Cioè che lui era colpevole ma non riuscivano a mettergli le mani addosso. E lui disse, molto interessante tra l'altro come reazione, disse, ma noi abbiamo tolto dal codice di procedura penale l'assoluzione per insufficienza di prove, che era esattamente quello. Il giudice ti assolveva perché non aveva trovato le prove, ma ti assolveva non perché non avevi commesso il fatto o perché lui non sapeva quello che era successo, ma perché non c'erano prove. E lui diceva appunto, vabbè, se non ci sono le prove come fai a dire, no, che in realtà, no, ti metto questo sospetto addosso? E quindi bisogna stare attenti anche lì, no? Cioè, la democrazia non è una cosa, un concetto metafisico o monolitico, no? Che o si ha o non si ha. Ci sono tanti modi, ognuno di noi perfetta non la possiamo fare, imperfetta dobbiamo scegliere in che modi renderla imperfetta, e ci possono essere quelli che preferiscono renderla imperfetta in un modo e non nell'altro. Tra l'altro, ho accennato alle elezioni di Putin, è vero che poi uno non può mai sapere come però non credo che poi la gente sia andata a votare io tra l'altro sono andato a curiosare, no? Poco prima a San Pietroburgo, no? Anche per vedere un po' coi miei occhi quello che succedeva, no? Cioè non c'era un clima, no? Da regime di polizia dove tu vai a votare, se non voti, no? Ti si segna, infatti non tutti sono andati a votare eccetera, però Putin ha preso l'85% dei voti. E la cosa interessante è che i sondaggi dicono le stesse cose, anche in Occidente si dice, ma certo, poi si cerca di spiegare perché gli si dà l'85%, ma il fatto difficilmente viene contestato. Se uno guarda il grado di accettazione che noi abbiamo in Occidente dei nostri governi, questa è una cosa un po' preoccupante, perché per esempio noi abbiamo un governo adesso che rappresenta il 25% degli elettori, no? Perché ha preso il 50% degli elettori che erano circa 50%, no? Ora questo è democratico? Che un governo vada e governi per 5 anni rappresentando il 25% degli elettori? O che, come discutevamo prima o ci raccontavamo prima, ci sia un partito per esempio nel quale ero entrato anch'io, quindi non è una preclusione diciamo così pregiudiziale, come il PD, che è stato al governo, dal governo Monti nel 2011 fino alla fine del governo Draghi, che quando è caduto 2022-23, no, forse, no? Senza aver mai vinto un'elezione, mai, tutte le elezioni aveva perse, no? E in tutto quel tempo è stato al governo, eccetto nell'anno in cui ci fu il governo tra i 5 Stelle e la Lega, che durò poco.
Cioè abbiamo anche noi le nostre pecche, noi pensiamo di essere democratici, ma quando ci accorgiamo di queste cose, che ci sono partiti governativi che intanto al governo ci sono indipendentemente dal fatto che prendono i voti, oppure ci sono partiti come per esempio la Meloni a volte si lamentava, no? Cioè che benché avessero i voti, no, poi però non riuscivano a mettere il piede, no, dentro la porta, adesso l'ha messo, no, e magari poi se lo stritolano così. Quindi stiamo attenti, no? Il problema è sempre quello, non guardiamo soltanto gli altri, guardiamo anche un po' noi, facciamo l'esame di coscienza, no? Come ci insegnavano a fare quando si andava a studiare dei preti, no? E poi no, qui non si tratta di chiedere perdono, no? Però perlomeno di giudicare noi stessi in una maniera più equilibrata, no? Di non pensare che tutto il male è dall'altra parte e che noi abbiamo tutto il bene, cioè ne abbiamo parecchio di male anche noi. C'è nel libro, e poi chiudiamo perché il tempo è finito, nel libro all'inizio, in apertura e in chiusura, metti dei cori con dei grandissimi personaggi, Dostoevsky, Gandhi, fino a uno che mi ha incuriosito molto. Ho capito quale. Chi? Osama Bin Laden. Esatto, cioè lui mette degli esempi di uomini che hanno fatto nella loro vita, hanno cercato di migliorare il loro pezzettino di terra. Ad un tratto vedo Osama Bin Laden. Perché l'hai messo? Io lo so perché ho letto già il libro, ma certo. perché l'hai messo? L'ho fatto perché io, naturalmente non è che sia no, filo terrorista, perché poi alla fine uno finisce così, no? Ma e confesso anche che poi, non essendo nemmeno un grande esperto di politica, il libro è più che altro la riflessione di uno che è vissuto, io ho insegnato per 20 anni negli Stati Uniti, ho viaggiato molto per motivi anche professionali in Cina, sono stato in Russia due anni, come qualcuno di voi saprà, sono stato arrestato, scambiato con una spia, condannato a 14 anni, non sono filorusso, no? Come si può immaginare, no? Eccetera. E però onestamente Osama Bin Laden non avevo mai letto nulla di suo, no? Poi però quando c'è stato il 7 ottobre, cioè in Israele, ha cominciato a circolare in rete, nei social, questa lettera che si intitola Lettera agli americani, che Osama Bin Laden aveva scritto ovviamente non dalla tomba, no? Ritornato tra noi, bensì poco dopo l'11 settembre. E all'inizio ho pensato che fosse una bufala perché mi sembrava eccessivo, no? Che lui dicesse queste cose. Poi sono andato a informarmi per quello che potevo fare, no? Invece sembra che la lettera è vera, è stata pubblicata, no? Appunto credo che fosse il 2003, no? Sui giornali occidentali, poi tutti se l'erano dimenticata, non è stata molto pubblicizzata perché dava un po' fastidio, no? per quello che diceva. E lui scrisse questa lettera agli americani per rispondere a una domanda che aveva visto evidentemente posta da molti americani. Gli americani odiavano, no? O meglio, gli americani si chiedevano perché i terroristi islamici odiassero così l'America. E lui risponde. Diceva, se questa è la domanda, io vi rispondo, no? E vi dico perché vi odiamo. E fa però un elenco che, non so se tu sei d'accordo su questo, anzi mi piacerebbe sentire la tua opinione, che è perfettamente razionale. A volte dice delle cose che uno dice, ma è possibile che dice questo? E poi voi siete sembra Dostoevsky, no? Una società senza valori, no? Senza religione, no? Eccetera. Non accettate nemmeno, avete firmato il protocollo di Kyoto e non accettate, no, le conseguenze, sì, continuate a disattenderlo, non tutelate i diritti delle donne. E uno dice, ma scusami, cioè, di chi mercificate il corpo delle donne e non risponde, però voi le tenete incappucciate. Lui è proprio quello che dice, no, se voi mettete le donne in bikini o le donne nude per fare la pubblicità alle auto, no, o le teniamo ma poi a parte anche questo, no, delle incappucciate, per esempio io sono stato tra i tanti posti in Iran, no, e devo confessare, questo a me ogni tanto fa pensare questo, no, di quanto io come tutti, no, siamo influenzati da quello che leggiamo, da quello che pensiamo. Sono andato in Iran perché mi avevano invitato a fare delle conferenze, no, e io sono curioso, ci vado volentieri, no, poi mi hanno fatto girare all'università eccetera, no. E però io mi aspettavo di andare in Iran a vedere tutte le donne vestite di nero, no, col velo eccetera. Ce ne fosse stata una, cioè e anche le ragazze, certo il velo si mette, no? Però tutte vestite colorate, no? Il velo se lo mettono qua sul cocuzzolo, no? E i capelli fuori, no? E così via.
E allora ho chiesto, no? Poi dico, ma no, il velo quello è, c'è una tenuta ufficiale che è quella che usano le donne che lavorano nei lavori diciamo di Stato, così come gli uomini hanno la cravatta, la giacca nera, la camicia bianca senza la cravatta, no? Cioè, chiusa così semplicemente, e le donne si mettono questo paludamento, no? Così. Ma poi quando escono dal lavoro no? se ne mettono un altro, eccetera. No? Quindi a volte no? Ci rendiamo conto che siamo un po' vittime no? di questa propaganda. E allora bisogna andare in parte a vedere coi propri occhi, poi bisogna anche stare attenti perché i propri occhi spesso falliscono. Cioè un conto è quello che uno vede, no? I giornalisti a volte hanno un po' questo difetto no? Di credere che solo perché uno va al fronte per esempio o va in un posto no? Allora perché l'ha visto con i suoi occhi. Bisogna fare tutte e due le cose, no? Cioè vedere i dati, vedere le cifre appunto, vedere le dichiarazioni ufficiali no? E poi anche vedere no? con i propri occhi. È molto complicato in altre parole. L'idea del libro è poi soltanto questa, no? Cioè cercare di non essere unilaterali. Esatto. E poiché contro gli altri lo siamo automaticamente, allora l'unico modo per farlo è di dire ok, io so qual è il marcio negli altri, cerchiamo di vedere qual è il mio e poi magari a volte anche di pesarlo, no? E quando uno si accorge che ce ne abbiamo parecchie, poi non è detto che alla fine l'impressione che aveva agli inizi rimarrebbe no? O rimarrà la stessa che si avrà alla fine. Anche perché il sale del ragionamento è mettere in discussione tutto, soprattutto le proprie parole. Esatto. Grazie Pier Giorgio di essere stato qua. Grazie a voi.